Per gli alleati, Monte Marrone rappresenta uno degli ostacoli principali sulla via per Monte Cassino e la sua conquista viene quindi affidata agli alpini del battaglione Piemonte. Il generale Utili, comandante del primo raggruppamento motorizzato, si rende conto che l'azione è piena di incognite. Non si sa se la posizione è presidiata dal nemico e, se lo è, qual è la consistenza delle sue forze. Il fattore sorpresa è determinante e l'impresa viene quindi studiata con molta cura. Al colonnello Ettore Fucci, vicecomandante del primo raggruppamento motorizzato e comandante della fanteria, viene affidata la stesura dell'ordine di operazione per l'occupazione di Monte Marrone, operazione che dirige dal suo posto di comando in Val Petrara. Il capitano degli Alpini in servizio di Stato Maggiore, Augusto De Cobelli, si reca di persona a riconoscere le posizioni di Monte Marrone, per assicurarsi che gli itinerari seguiti dal battaglione Piemonte siano ben conosciuti e non riservino sorprese, cosa che invece non è stata fatta a Montelungo e che ha contribuito alle pesanti perdite subite. Se l'occupazione è un'impresa degna di nota, il valore delle operazioni di Monte Marrone dal punto di vista militare è dato dalla sua difesa. La relazione del comandante di battaglione Maggiore Briatore è una sintesi estrema ma efficace della difesa di questa posizione. Alle 3:25 del 1 aprile 1944 le vedette avanzate della prima compagnia Alpini, schierate tra la quota 1770 di Monte Marrone e la Selletta a nord della quota, udivano rumori sospetti provenienti dal bosco antistante. La visibilità era nulla a causa dell'oscurità notturna e della fitta nebbia. Poco dopo, lo scoppio di una mina confermava il sospetto che si trattasse di un attacco nemico. Dato l'allarme, le truppe si schieravano prontamente nelle loro posizioni. Alle 4:30 cadevano sulle nostre posizioni numerosi colpi di mortaio, di artiglieria e di bombe lanciate con fucili lanciabombe. E subito dopo veniva l'assalto nemico, accompagnato da fuoco d'armi nemiche. I tedeschi si lanciarono contro le nostre posizioni al grido di assalto e, nonostante la grande reazione di fuoco delle nostre armi, un'aliquota di essi riusciva a superare la cintura del reticolato ed infiltrarsi nella nostra organizzazione difensiva, ove si accendeva una mischia violenta a colpi di bomba a mano con tiri di moschetti automatici. Il pronto intervento dei pochi elementi di manovra ed in special modo degli esploratori e di una squadra di fucilieri della terza compagnia riusciva a respingere gli attaccanti che, approfittando dell'oscurità e del fitto bosco, ripiegarono precipitosamente sulle posizioni di partenza. Il combattimento è durato circa 2 ore. Le forze attaccanti sono da valutarsi anche per le dichiarazioni di un tedesco preso prigioniero superiori al centinaio. I tedeschi che hanno partecipato all'azione appartengono a reparti Alpenjäger e indossavano tute bianche. Perdite nostre: un sottufficiale morto, 5 alpini feriti da schegge di mortai e da bombe a mano. Perdite nemiche: 2 soldati morti accertati, un soldato prigioniero. Presumibilmente le perdite del nemico sono state molto gravi, essendo state notate nella neve numerose macchie di sangue e tracce di corpi trascinati. Il comportamento degli alpini è stato, ancora in questa occasione, degno della massima ammirazione. Mi riservo di trasmettere alcune proposte di ricompensa al valor militare. Firmato il maggiore comandante del battaglione Alberto Briatore. Dopo le polemiche e gli attriti seguiti alla conquista italiana di Montelungo, dovuti soprattutto ad uno scarso coordinamento, l'occupazione e la difesa di Monte Marrone, nonostante il contrattacco dei tedeschi, ha una vasta eco positiva in tutti i comandi alleati. Le nostre armi godono ora di un maggior prestigio. Gli italiani hanno dimostrato che sanno fare la guerra, almeno in montagna. Lo stesso generale Clark, comandante della Quinta Armata americana, ebbe a lodare la determinazione dei soldati italiani e il valore militare delle loro azioni.
Quando infatti il Corpo di Liberazione italiano inizia ad operare nelle Mainarde, soprattutto dopo l'operazione di Montemarrone e le operazioni dell'aprile-maggio successivo, risulta evidente anche al nemico che la sua forza non può essere sottovalutata. Questo obbliga i tedeschi, a difesa delle loro posizioni nelle Mainarde e nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo, a tenere in quelle posizioni il 51° Corpo d'Armata Alpino, che quindi non può partecipare alla quarta battaglia di Cassino nel maggio 1944, che si conclude con la conquista da parte alleata delle posizioni difese strenuamente dai tedeschi di Monte Sant'Angelo e delle rovine dell'abbazia benedettina. I sacrifici dei fanti del primo raggruppamento motorizzato ed in particolare la conquista di Montemarrone da parte degli alpini del battaglione Piemonte sono stati quindi determinanti per aprire la strada agli alleati verso Roma. Oggi in cima a Montemarrone svetta una croce con l'aquila che spicca il volo. È il tributo agli alpini voluto dalla popolazione locale e dai veterani della battaglia.